Salve a tutti e bentornati su questi canali. Io sono Elvis e questo è il podcast Malazan dei Caduti, il luogo dove parliamo e chiacchieriamo della saga di Malazan e di tutto ciò che concerne l'immaginario. Sono qui oggi infatti per presentarvi un libro molto bello che Fannucci mi ha gentilmente spedito. Ringrazio la casa editrice per questo gesto che ho apprezzato moltissimo. Bene, l'avete letto nel titolo, perciò non è un segreto. Recensione del romanzo Il ladro. Pronti? Via! Il ladro è il primo di una saga fantasy scritta da Megan Whalen Turner e formata da ben 6 volumi. Fannucci finora ha portato in Italia i primi 2, curati dall'ottima traduzione dell'amico Francesco Vitellini e illustrati nella copertina da Venditti Antonello. Ragazzi, mi soffermo un secondo sulla copertina perché secondo me è un'opera d'arte, è fantastica veramente, mi piace un casino, ogni volta che la guardo mi piace di più, quindi veramente complimenti all'illustratore, merita tantissimo. Ovviamente anche di lui vi lascio il link in descrizione. Partiamo subito alla grande considerando il target del libro perché si tratta di uno young adult. Questo significa semplicemente che è adatto a tutte le età, ma che non ci sono scene di violenza o sesso. Ecco, che metà di voi già se n'è andata, lo sapevo. Cattivelli. Non vi preoccupate, da questo punto di vista l'ho trovato scritto molto bene, adatto a tutti senza distinzioni di età. Chiaro che sia l'autrice che la casa editrice ce lo dicono chiaramente, è uno young adult appunto, perciò la scrittura è scorrevole, abbastanza semplice e senza particolari voli pindarici, perché è principalmente indirizzato ad un pubblico giovane. L'ambientazione in questa saga la fa da padrone, tenetevi forte. Qui potete osservare la mappa che trovate sia all'inizio che alla fine del volume, una scelta che ho particolarmente apprezzato. Si nota già dal disegno una certa affinità con la Grecia, è presente e bella potente sia nella rappresentazione grafica del mondo creato da Turner sia nei luoghi descritti. Durante la lettura troverete vicende che prendono forma sia in alcune cittadine sia, e sono molte più numerose, all'aperto. Si va da zone semidesertiche a distese immense di ulivi, da colline ai bacini di alcuni fiumi impetuosi. Insomma, l'ispirazione mediterranea è palpabile, io l'ho apprezzata molto. L'incipit è questo: Gen è un ragazzo che si trova in prigione per aver rubato il sigillo del re di Sunis, quando all'improvviso viene mandato a chiamare da una personalità importante. Il Magus, questo fidato consigliere del sovrano, ha una missione per lui: trovare e rubare il sigillo di Amiates, antico manufatto di natura divina che dona a chi lo possiede il diritto di governare sul paese di Eddis. Boom! Sono convinto che basti questo per convincervi a dargli una possibilità, ma se così non fosse, facciamo un passetto in più. La trama prosegue in un viaggio vero e proprio di Gen e il Magus, con altri 3 individui che cominciamo a conoscere a mano che la storia procede. La loro missione segreta implica di passare inosservati all'interno di territori nemici. Non possono assolutamente farsi beccare. La cosa intrigante di questo romanzo è il racconto mitologico che ci viene fornito dal Magus e da Gen in più puntate durante il viaggio. Si tratta di una storia che viene tramandata oralmente da secoli e secoli e per questo motivo tutti la conoscono, anche se con qualche piccola differenza. Ecco allora che quello che vediamo assume un duplice significato e riusciamo ad apprezzarlo ancora di più. E qui l'ispirazione al Pantheon greco si fa sentire per bene, introducendo l'atmosfera necessaria a creare l'ambientazione low fantasy. Eh sì, perché diciamocelo, il fantasy qui finora si vede molto poco. La cosa non è assolutamente negativa, anzi apprezzo moltissimo i secondary world come questo che hanno un basso voltaggio di magia all'interno. Per quello che si può vedere in questo primo volume, la parte fantasy viene addossata principalmente agli dei, che seppur lontani e misteriosi, in qualche modo entrano nelle vite dei mortali giocando con loro. Da amante di Malazan, a me questa cosa non può che far piacere, altro che.
Per quanto riguarda i personaggi, vi confido che per buona parte del libro il protagonista, ovvero il ladro Gen, mi è stato piuttosto sulle scatole. Il suo atteggiamento arrogante e strafottente in un contesto in cui ancora non ha fatto in tempo a dimostrare nulla, sembra proprio giocare a suo sfavore. Si capisce poi che questo comportamento ha una sua logica, trova una spiegazione più che plausibile nel plot twist finale. Il colpo di scena magistrale delle ultime pagine è un espediente davvero azzeccato e che non ho trovato molto spesso. Qualcosa di nuovo che dà un senso a tutto ciò che leggiamo durante il viaggio di Gen. O quasi. Ovviamente qualche dettaglio resta in sospeso e infatti sono molto curioso di leggere il secondo volume che ho già qui pronto per essere affrontato, perché vedete, il ladro a mio parere può essere benissimo letto da solo, come fosse uno stand alone. Capisco benissimo però che la Turner abbia voluto approfondire questo suo mondo perché effettivamente ha delle potenzialità enormi. Non voglio ripetermi, ma l'ambientazione è il punto più forte del volume, mentre per quanto riguarda la trama è forse troppo semplice. Si salva nel finale. E anche per i personaggi si poteva fare qualcosa in più, nel senso che i principali sono 5, ma che vengono approfonditi davvero c'è solo Gen, anche perché il romanzo è scritto in prima persona. Questa scelta non mi ha fatto impazzire, nonostante ci si faccia l'abitudine abbastanza in fretta. Quindi in generale posso senza dubbio definirlo un bel libro, accattivante e molto intrigante perché si arriva alla fine in un batter d'occhio, curiosi di capire dove Megan ci voglia portare. Inoltre, se siete appassionati di mitologia e storia, e perché no, anche di intrighi politici e sotterfugi, questo romanzo è ciò che fa per voi. Bisogna però essere consapevoli che c'è un bel margine di miglioramento. Non ho dubbi che l'autrice migliorerà questi aspetti nei capitoli successivi, perché se Il ladro è stato pubblicato in America nel 96, il sesto e in teoria ultimo titolo della saga, che si chiama Il ritorno del ladro, è stato pubblicato nel 2020. Insomma, sono certo che in più di 20 anni l'abilità di scrittura sarà aumentata a dismisura. E voi l'avete già letto? Ne avete già sentito parlare? Che ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare la pagina di Linktree in descrizione dove trovate il mio Goodreads, dove potete chiedermi l'amicizia, la mia lista di desideri se volete farmi un regalo libresco, tutti i link social e infine la pagina Ko-fi. Mi stanno già arrivando su Ko-fi le prime donazioni, perciò vi ringrazio immensamente. Siete fantastici. Grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo alla prossima recensione. Chissà, magari prima o poi arriva pure La regina di Attolia, il secondo romanzo della saga del ladro. Yuhu! Bye bye!